Oggi parliamo di Robert Johnson, un bluesman nato nel 1911 ad Hazelhurst, Mississippi, e parliamo di lui perché lo avvolge una leggenda molto particolare che dice che abbia stretto un patto con il diavolo. Infatti si pensa che abbia venduto la sua anima in cambio di un incredibile talento nel suonare la chitarra. Ma sono stati moltissimi gli studiosi e gli appassionati che hanno cercato di smentire questa storia. Io sono tra questi. Di recente ho scritto anche questo libro, Voodoo Blues, il misterioso caso di Robert Johnson, che cerca appunto tra i vari capitoli, di smentire questo fatto del patto col diavolo. Non ho tanto analizzato la biografia e tutte quelle storie che sono già state ampiamente battute da altri scrittori. Ho cercato di analizzare più il contesto storico-culturale in cui il bluesman viveva e le tradizioni di cui era impregnato. In particolare l'ambito religioso, molto sottovalutato in questa questione particolare del patto col diavolo. E Robert Johnson nei suoi brani spesso usa frasi, cita temi musicali già presenti in altre canzoni dell'epoca o di pochi anni prima, e quindi diciamo che non è niente di nuovo, solo che è stato molto furbo nell'assimilare e mettere assieme questi vari riferimenti tratti da i suoi mentori, che erano Charlie Patton, Son House e Willie Brown, ad esempio, e a metterli in una scatola sonora nuova, regalando al pubblico delle canzoni che sembravano appunto molto innovative. Una su tutte era Crossroad Blues, che è stata una di quelle canzoni, una delle più conosciute, e una di quelle che appunto si dice che porti in primo piano proprio la leggenda del patto col diavolo, perché Robert Johnson canta che è andato ad un incrocio e ha chiesto perdono al Signore perché stava affondando letteralmente, in Sinking Down cantava, e appunto nomina il Signore, quindi già questa cosa ci porta nell'ambito religioso. Non si parla di diavolo ma di Signore, di Lord. E inoltre il crossroad, l'incrocio, l'ho messo anche in copertina del libro, riporta all'ambito religioso del voodoo, quindi un culto nato in Africa che poi si è spostato fino ad arrivare al sud degli Stati Uniti. L'incrocio nel voodoo era presieduto da Papa Legba, una divinità molto particolare, sempre raffigurata con un forcone in mano, le corna e una perenne citazione, e da sempre, quindi da un punto di vista europeo, associata al diavolo. Quindi le cose sono andate un po' mescolandosi e si ricadeva spesso in questa visione demoniaca della musica di Johnson. Ma dovete sapere che Papa Legba era una divinità molto positiva, perché aiutava coloro che attraversavano l'incrocio, i viaggiatori. Quindi il simbolo appunto dell'incrocio è il simbolo principe del Rambling Man, il viaggiatore. E quindi era una cosa molto positiva, non c'era niente di diabolico in tutto ciò. Inoltre appunto Crossroad Blues è stata incisa in 2 take, una uscita negli anni 30 e la seconda nel 1961 in questo disco qua, King of the Delta Blues Singers, Robert Johnson, che è stato appunto ristampato. In questo disco troviamo la seconda take di Robert Johnson, e mentre nella prima, uscita negli anni 30, c'erano ben 6 riferimenti che indicavano che il brano si rivolgeva a una donna, quindi era una semplice richiesta di compagnia, negli anni 60 è uscita la seconda take che aveva un solo riferimento alla donna, quindi lasciava più spazio a interpretazioni più ampie e facilmente equivocabili. E quindi in pieno periodo di blues revival la questione diabolica ha di nuovo preso piede, dando slancio ancora alla leggenda del patto col diavolo, guadagnando ancora nuovi ascoltatori e giovani interessati a queste strane leggende. E quindi Robert Johnson possiamo dire che non è assolutamente un personaggio diabolico, anzi è stato molto furbo, è un musicista e un appassionato molto attento all'ambiente che lo circondava, è sempre riuscito a cogliere le novità, a metterle insieme e a dare un prodotto musicale davvero molto innovativo. E quindi niente, la leggenda del diavolo, il patto col diavolo si smorza un po' qui, ma diciamo che l'ambito commerciale e del mercato discografico ha sempre voluto tenerla viva per appunto una questione di vendite dei dischi,
e di ridare slancio a un personaggio che ha sempre incuriosito. Sì. I went down at a crossroads, I fell on my knees. I went down at a crossroads, I fell on my knees, asking Lord above, have mercy if you please. Well, I'm standing at a crossroad, trying to flag a ride. Well, I'm standing at a crossroad, trying to flag a ride. Nobody's to know me, nobody pass me by. Down at a crossroad, rising sun going down. Well, down at a crossroad, rising sun going down. I believe to my soul now, poor Bob sinking down. You can run now. Tell my friend Jimmy Brown. You can run now. Tell my friend Jimmy Brown. I had a cross blues this morning, I believe I'm sinking down. Nella cultura europea, eurocentrica, le figure spigolose, appuntite sono spesso associate al demonio, ed è per questo che Robert Johnson, cantando, trovandosi a un incrocio, è stato accusato di satanismo ingiustamente. Io però ho un'invenzione che gli sarebbe sicuramente stata utile, il combasso. Si tratta dell'unione tra un contrabbasso e un compasso. Di fatto è uno strumento musicale che con la sua vibrazione calda e avvolgente riesce a smussare gli spigoli delle cose, a arrotondarli. Quindi se quel giorno Robert Johnson fosse andato a quell'incrocio facendosi accompagnare dal suo amico contrabbassista, questo avrebbe potuto, con il mio combasso, trasformare quell'incrocio in una rotonda, e quindi nessuno avrebbe potuto accusare Robert Johnson di satanismo, sempre che le rotonde siano meno diaboliche degli incroci.